Rotolo di tacchino, servono delle fette di tacchino belle grandi, sottili, ditelo al macellaio, lunghe e sottili, ditelo che vi manda Gabriele. Bella padella sul fuoco, che dobbiamo fare prima un po' di ripieno. Una bella padella diametro 24-26 sul fornello per fare una frittatina, e dobbiamo fare un bel ripieno, ma vi do anche tutte le alternative per non fare la frittata. Scodella della mia nonna, sì, una scodella che ha 200 anni, ceramiche di Laveno, le migliori che esistono sul pianeta Terra. 3-4 uova di gallina feroce a seconda dello spessore che volete della frittata che andiamo a mettere dentro il nostro rotolo. Gallina feroce perché io ero lì a assistere al parto e gli ho fregato l'uovo. Sbattere un po' l'uovo, poi ci mettiamo dentro degli spinaci. Se non volete usare gli spinaci va bene anche il prezzemolo o qualsiasi altra verdura. Queste sono 2 palline di spinaci, quelli surgelati, non sono cotti, sono crudi, sono solo strizzati. Gli do 4 coltellate, non deve essere trittate fine, appena 4 coltellate, basta. Dentro insieme nell'uovo. Muovere un po' a spinaci e uovo, ci aggiungiamo anche una cucchiaiata, 2 di formaggio grana grattugiato, padella antiaderente, un goccino di olio, ma io lo metto solo per pulirla perché sapete che ho l'abitudine di passare sempre un filo di olio e lo tiro via, però se non antiaderenti l'olio comunque non serve. Mettiamo dentro la nostra frittatina, coprire 2 minuti, 3 minuti, giriamo la frittata, fuoco basso, mi raccomando, perché sennò la bruciate sotto e vi resta cruda sopra. Giratela col coperchio, giratela a mano, giratela come volete, basta che la girate. Ancora 1 minuto è pronta. Siccome il rotolo di tacchino è fatto con delle fettine, cuocerà in poco tempo, non cuocerà in un'ora, cuocerà in 30-40 minuti, quindi all'interno non mettiamo cose che cuociono molto tempo. Per esempio frittata cotta va bene, ricotta e spinaci va bene, però se mettete dentro roba cruda, che ne so, come per esempio carote crude, non va bene. Infatti le carote che vado a mettere sono già cotte, le ho cotte nel brodo ieri sera, va bene il prosciutto cotto, va bene il formaggio, però non metteteci, che so, per esempio le salsicce, ecco, all'interno le salsicce non cucineranno mai. La frittata è pronta, la teniamo da parte. Quindi fettine di tacchino sottili, mi raccomando, fatele tagliare sottili e più larghe possibili. Come riferimento per la misura prendiamo un foglio di carta forno e stiamo dentro 4 cm per lato. Vedete, sono larghe 3 mm come spessore, ecco, ne mettiamo appena leggermente cavallate, una di fianco all'altra, ne mettiamo 3. Facciamo anche un altro giro sotto, ci serviranno 6 fette sottili, queste non sono poi grandissime, ma vedete voi se vi regolate con la misura che avete. Se avete dei ritagli piccolini li mettete dove vedete che magari manca un po', vedete la dimensione? Che sono stato dentro almeno 4 cm dal foglio. Adesso ci mettiamo la frittata, mi raccomando fatela sottile, al centro. Un po' di sale, non tanto perché poi glielo mettiamo anche fuori, anche sulla frittata perché non gliel'ho messo prima, senza esagerare. Un po' di pepe, se vi piace, se no non lo mettete, fate voi. Un po' di formaggio, questo è un grana giovane, va bene la fontina, va bene il Gouda, va bene l'Emmental, qualcosa che si scioglie. Metto in giro il mio formaggio, naturalmente tutto facoltativo e potete mettere dentro quello che volete. Mettiamo in mezzo le nostre carote, ricordo che queste qui sono carote già cotte, le ho lessate ieri sera nel brodo. La parte più larga del foglio è questa qua, Adesso arrotoliamo, sollevando, e ci aiutiamo con la carta ad arrotolare, schiacciare bene, così, via un po' di carta, ne prendiamo ancora un po' e la arrotoliamo per bene tutto. Arrivare con la parte finale che resta sotto, così sta lì col suo peso. Adesso gli mettiamo davanti una fila di fette di pancetta o se preferite prosciutto, speck, quello che volete, perché dobbiamo arrotolarlo con qualcosa di grasso, altrimenti il nostro arrosto si seccherà troppo e più prende anche un bel sapore. Questa è una pancetta tesa stagionata, semplice, va bene anche il lardo se volete. E vado avanti ad arrotolare, sempre aiutandomi con la carta, così tiro su anche la pancetta. Naturalmente più le fette di tacchino sono grandi e più questa operazione sarà facile.
Come siete sulla pancetta, che siete sopra, prendiamo la parte finale della pancetta e gliela appiccichiamo già sopra il tacchino. Tranquilli che si appiccica molto facilmente, come vedete. La carta non ci serve più. E finiamo di arrotolare. Sembra complicato, ma è facilissimo, guardate, fatto. Una pirofila della misura adeguata, un pochino di olio, poco, avviciniamolo bene alla cosa, gli diamo un'accorciata, se lo vedete troppo lungo vedete che non si rompe, sta lì bella tranquilla. Spatola o coltello con la malunga, diamo sotto, tiriamo su, mettiamo la pirofila, facile, dai, lasciamo cadere, fatto. L'arrosto non c'è bisogno di legarlo, perché la pancetta lo proteggerà dal bruciarsi, dal seccarsi, e in più lo terrà anche fermo. Questo non va girato, non bisogna fargli niente, bisogna solo mettergli vicino un po' di patatine e lo buttiamo nel forno 40 minuti, basta, non bisogna fare nient'altro. Le patate prima le tagliate a bastoncini così, piccoline, e poi le tagliamo a cubettini, come se fossero quasi per l'insalata russa, sono abbastanza piccole, vedete? Un arrosto di queste dimensioni normalmente cuocerebbe in un'ora e mezza circa, però essendo un arrotolato dentro della roba già cotta, cuocerà in 40 minuti circa, quindi le patate devono essere piccole per avere lo stesso tempo di cottura dell'arrosto, altrimenti ora che cuociono le patate vi si secca l'arrosto. Quindi patatina piccola, 1 centimetro per 1 centimetro, 1,5 centimetri, via, esageriamo. Un po' di pepe sulla pancetta che ci sta una meraviglia, pepe abbondante, un po' di olio, poco sulla pancetta ma soprattutto sulle patate. Non mettete sale perché la pancetta è già salata e le patate è inutile mettere sale prima della cottura. Massaggiamo per bene anche le patatine in maniera che l'olio vada dappertutto, perché è l'olio che le fa diventare dorate, non è il calore, al vero, anche il calore, però soprattutto è l'olio. Mettete del rosmarino, della salvia, del prezzemolo, della cipolla, dell'aglio, quello che volete in mezzo alle patate, così darà un po' di profumo. Sotto però, perché se lo mettete sopra si brucia e non dà sapore. Il forno già caldo, 40 minuti a 200 gradi, ventilato, altrimenti va bene anche statico. Non dovete fargli niente, l'unica cosa a metà cottura, quando lo vedete rosolato, lo coprite con un po' di carta stagnola, non bagnatelo, non pungetelo, non picchiatelo, non fategli niente. Potete andare anche a fare la spesa, andate tranquilli, 40 minuti e cotto. Pronti, ci ha messo 45 minuti giusti, l'ho coperto con la carta stagnola dopo circa 10-15 minuti, è rimasto abbastanza chiaro, ma se voi lo volete far diventare più rosso, fatelo senza carta stagnola. Adesso lo lasciamo qua 5 minuti, così le patate si staccano da sole e poi, questo tra l'altro se lo mettete in frigorifero, lo tagliate il giorno dopo freddo, buonissimo Guarda, è ancora caldo, lo voglio maltrattare apposta per farvi vedere come sta insieme bene. Guarda che bello, tiro su. Ah, fuma ancora, vedete che fuma? Vedete, non scappa, non l'ho legato, non succede niente. E poi lo tagliamo, vediamo un po' come è venuto. Bisognerebbe aspettare 5 minuti, ma io lo voglio vedere subito. Eccolo qua, com'è vero? Che bello, fuma. Bisognerebbe aspettare un po'. Una bella fettina, non fatele sottili, non c'è bisogno di farle sottili, esagerate pure, naturalmente se è un coltello che taglia, ma che roba, ma che bello, guarda, ma non è perfetto. Esagerato. YouTube Rapanello. Qui c'è la spugna blu, non riprenderla. Ti mando la malattia, se non hai tempo. Sì, la malattia. Vado? Minacciatelo, ci sono, le faccio, se non ci sono non le faccio. E comunque sta maglietta io non so da infilarla sotto perché l'ultima scritta è sotto il bombolino, c'è un rotolino, non si vede. Porca miseria, fa niente, il mio fisico è feroce. Bobusette te.